amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Io sono Simona e oggi vi mostrerò come ho realizzato questa semplicissima e velocissima maglietta, molto easy, ripeto, ma particolare per via delle aperture sulle due manichette. Per questo progetto ho utilizzato ben 3 gomitoli di Amore Cotton in questa bellissima tonalità 73. È un 75% cotone e un 25% poliestere. È un filato ritorto a 2 capi in fibra di cotone riciclata con una piccola percentuale di poliestere che è necessaria per rendere filabile il prodotto. Ogni gomitolo è composto da 100 grammi di filato e più o meno vi sono 125 metri di filato stesso. Uncinetti consigliati 7 e 8, però io ho lavorato questo bellissimo filato con l'uncinetto numero 6. È disponibile, pensate, in 17 colorazioni differenti. Ho questa variante verdone numero 73, credo di avervelo già detto. Fa parte della collezione di filati estivi Amore, quindi defilati rigenerati. Potete reperirlo sullo shop online borgodepazzi.com e se preferite acquistare i prodotti in maniera singola potete acquistarli in uno dei rivenditori fisici online presenti su tutto il territorio italiano, ma non solo, anche all'estero. Per info e contatti basta rivolgersi al numero WhatsApp dell'azienda stessa. Trovate tutti i contatti utili sotto a questo video in descrizione. Io a questo punto vi riporterei direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità estive e seguimi anche sui miei social. A questo punto, sigla! Intanto avvio un semplicissimo cappio e faccio 41 catenelle che equivalgono a 40 cm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 41esima catenella. A partire dalla seconda sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi. Prendo il filo e nella seconda catenella inizio a lavorare un punto alto. Farò così per tutte le catenelle che ho al di sotto per un totale di 40 punti alti. 4, 5, 6, 7, 40esimo ed ultimo punto alto. Però nell'ultimo punto faccio un punto chiuso a metà, poi riprendo il filo, entro sempre nella stessa catenella, chiudo le altre due e quando ho 3 asole chiudo tutto insieme per avere un punto pieno a fine riga. Catenella, giro la mia primissima riga e ripeto quello che ho fatto prima. Nel primo punto faccio un punto alto con i due punti bassi, un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 40 punti alti. Terminata questa seconda riga andrò avanti per altre 23 righe. Terminate tutte le righe, questo sarà il risultato. Faremo una catenella, taglieremo il filato. Il mio pannello misurerà 40 cm per un'altezza da 42 cm. Fatto il primo pannello, ripeteremo lo stesso lavoro per un secondo pannello. Bene, terminato anche il secondo pannello fatto da 25 righe, questo sarà il risultato. Infatti ho già suddiviso in 3 sezioni il primo pannello. La prima sezione alla mia sinistra da 10 cm, lo stesso alla mia destra, mentre lo scollo sarà da 20 cm. Per uno scollo un po' più ampio magari vi potete spingere a 25 cm. Ho messo esattamente 2 pannelli dritto contro dritto e andrò ad effettuare una prima cucitura. Visto che ho il filo alla mia destra, effettuerò la cucitura con il filo già agganciato. Riprendo il mio uncinetto, catenella fatta, che faccio? Entro direttamente nel primo punto e nel primissimo punto del pannello dietro. Prendo il filo e faccio un punto basso. Vado a cucire i primi 10 punti, quindi 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, decimo ed ultimo punto. Catenella di sicurezza, stacco il filo e lo vado a nascondere tra le maglie in questo modo. Riprendo il filo, faccio un cappio e lascio sull'uncinetto e ripeto la stessa operazione. Mi inserisco nel primo punto di 10, stessa cosa dall'altra parte. Primo punto basso, secondo punto basso, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nove, decimo ed ultimo punto, catenella di sicurezza, stacco il filo e lo nascondo come ho fatto prima tra i punti. E questo ovviamente sarà il nostro risultato. Adesso ci occupiamo del giro manica. Qui andiamo a prendere la circonferenza del nostro braccio, la dividiamo per 2 e il numero che esce fuori lo riportiamo esattamente su un pannello, che sommato ai centimetri dell'altro pannello saranno i centimetri della circonferenza del nostro braccio. Solitamente lascio 16-17 centimetri liberi, ma dipende. Io lascerò liberi 15 centimetri e mi aggancerò esattamente in questa riga che corrisponde alla nona riga. Stessa cosa farò dall'altra parte, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona riga. Quindi mi inserisco esattamente in questo modo e andrò a cucire tutto ciò che mi rimane. Dunque faccio passare il filo attraverso i punti e blocco con una catenella, entro sempre nello stesso punto e faccio un punto basso. Potete anche cucire con ago e filo, anche la zona delle spalle, io preferisco cucire a punto basso. Quindi vado a lavorare per ciascuna riga di punto alto 2 punti bassi. Sono passata all'uncinetto numero 5, quindi continuo la mia cucitura a punto basso. Devo bloccare l'ultima riga, sono al termine, quindi 1, 2 e nei punti dove ho messo il marker, quindi nelle prime catenelle, vado a fare un punto bassissimo. Quindi catenella di sicurezza, stacco il filo, stringo per bene e vado a nascondere tra i punti proprio come ho fatto prima. Sono sempre sul rovescio, ripeterò la stessa operazione anche dall'altra parte, quindi mi aggancerò a partire dalla nona riga.
ho realizzato la prima manica. L'ho appena finita, la realizzeremo in maniera particolare, quindi qui abbiamo la spalla, qui si vedrà un po' il nostro braccio e poi ci sarà quest'altra zona un po' più in basso. Nonostante il progetto è abbastanza semplice, diamo sempre un tocco particolare al progetto realizzando questa manica. Poi andrò a nascondere il filo. Intanto andrò a definire tutto il giro manica semplicemente a punto basso. Mi inserisco nello stesso punto della cucitura e tiro fuori il filo. Intanto faccio una catenella e sempre nello stesso punto un punto basso. Per ciascuna riga a punto alto 2 punti bassi. Nel mio giro manica avrò un totale di 40 punti, questo varia in base a quanti centimetri avete lasciato liberi, ma qui non importa il numero di punti, insomma quelli che vi ritrovate vanno bene, nel senso che non dovete avere lo stesso numero di punti. Io insomma ve lo dico perché poi vi dovrò spiegare quanti punti andrò a saltare e quante catenelle avvierò, ma quello è un altro discorso. Intanto mi lavoro i miei 40 punti. Ne ho fatti 3, devo avere lo stesso numero di punti, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, 39esimo punto, 40esimo ed ultimo punto basso. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso, poi faccio una catenella. Ho 40 punti, ho diviso in 3 sezioni la manica, farò 10 punti alti, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, poi lavoro il secondo punto alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, poi ho questa zona superiore che coincide con la spalla che lascerò libera. Andrò a saltare esattamente 20 punti e andrò a lavorare 10 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catenelle in meno rispetto ai punti che sto saltando. Volendo si potrebbero realizzare lo stesso numero di catenelle, però vi anticipo già da subito che il risultato della manica, quindi questa zona qui, risulterà più ampia, mentre con 10 punti in meno nel mio caso è perfetta, abbraccia perfettamente il mio braccio. Salto 20 punti e a partire dal 21esimo, ovvero il primo, in questo caso vado a lavorare il primo punto alto di 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, decimo ed ultimo punto alto. Anche qui andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Ok, quindi facciamo il secondo giro a punto alto. Durante questo giro andremo a lavorare sulle 10 catenelle fatte poco prima. Sostituisco sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi e procedo lavorando i primi 10 punti alti sui 10 punti che ho al di sotto, decimo ed ultimo punto alto, dopodiché vado a lavorare nelle 10 catenelle un punto alto. Prendo il filo, entro nella prima catenella, primo punto alto e di nuovo secondo, terzo, quarto, quinto, sesto,
così via. Una volta che termino questo secondo giro a punto alto, chiudo con un punto bassissimo nel primo punto, inizio il terzo giro sostituendo il primo punto alto con i 2 punti bassi e procedo lavorando i miei 30 punti alti. In totale farò 3 giri a punto alto, semplicissimo, ma potrete andare avanti anche per un altro giro o per un secondo giro, questo varia in base ai propri gusti. Terminata anche l'altra manica, questo qui sarà il risultato. Adesso per terminare il progetto non mi rimane che andare a rifinire la zona dello scollo, ma volendo possiamo lasciarlo anche così, che non è male. Alla fine abbiamo dei punti alti. Credo che io lascerò lo scollo così, non lo andrò a definire, però andrò a definire certamente la zona inferiore, come semplicemente a punto basso, quindi con quello che mi è avanzato del terzo gomitolo inserisco l'uncinetto nella prima catenella, ci troviamo soltanto delle catenelle, non faremo altro che lavorare un punto basso in ciascun punto. Potete sbizzarrirvi con dei punti per creare un bordino magari particolare, ma io preferisco andare a rifinire in questo modo, lavorando dei punti bassi. Bene, quindi continuo per tutto il giro finché poi non stacco il filo e vado a chiudere con una sola di chiusura come vi mostro sempre. Bene, amiche ed amici, progetto terminato, l'ho appena indossato, è perfetto, non fa una piega. Questo è ciò che mi è rimasto dal terzo gomitolo da 100 grammi. Volendo potreste fare le manichette più lunghe, potreste definire il collo, realizzare delle frange al di sotto, insomma potete personalizzare questa maglietta come più vi piace. Io quest'oggi vado sul semplice e la lascio così come la vedete. Dunque vi do le misure finali una volta indossata. Dunque 44 cm di altezza per una larghezza da 41 cm, poi ve l'ho detto, lo scollo era da 20 cm, il giro manica da 15 e la manichetta misura 5 cm, 6 cm circa. Spero che il progetto vi piaccia e che proverete a replicarlo. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che questa maglietta super facile e veloce vi sia piaciuta. Se provate a replicarla, mi raccomando, fatemi sapere, mandatemi le vostre foto, taggatemi sui vostri post, io ve lo ripeto sempre. Mi raccomando, io sono molto curiosa di vedere lo stesso progetto anche in altre tonalità di colore. Vi ricordo che potete reperire questo bellissimo filato Amore Cotton di Borgo dei Pazzi sul loro shop borgodepazzi.com. Vi lascio come sempre tutti gli indirizzi utili sotto il video in descrizione. Ci sono ben 17 tonalità di colore, avete visto è un filato ritorto a 2 capi molto spesso, quindi finirete in fretta il vostro progetto perché cresce velocemente. Poi tra l'altro è anche piacevole e morbido, confortevole addosso. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi il prossimo tutorial e di seguirmi sui miei social. Grazie a tutti, un bacino a tutti!